Maledizione, che dolore lancinante alla caviglia. Luca, oddio, ti ho visto cadere nel vuoto. Cos'è successo? Non lo so, non ho visto quel maledetto buco nel marciapiede. Resta giù, non provare a muoverti. Fammi vedere subito. Mi sento mancare il respiro dal dolore, Giulia. È terribile. Sei bianco come un fantasma. Appoggiati a me, piano. Sento come un crack dentro l'osso, proprio qui sotto. La tua caviglia si sta gonfiando a vista d'occhio. È enorme. Non riesco nemmeno a sfiorarla, sento come 1000 aghi. Respira, Luca. Cerca di fare respiri lunghi e profondi. Mi gira tutto intorno. Credo che sto per svenire davvero. No, resta sveglio. Guarda me, non chiudere gli occhi. Fa un freddo improvviso, eppure c'è il sole oggi. È lo shock. Ti copro subito con la mia sciarpa di cotone. Pensi che sia una cosa grave? Mi sento la gamba morta. Non lo so, ma non sembra una semplice distorsione. Non posso restare qui seduto per terra, è sporco e umido. Non hai scelta. Ogni movimento potrebbe peggiorare la rottura. Ti prego, trova qualcuno. Non vedo nessuno in questa via. Siamo in un vicolo cieco, maledizione. Devo chiamare aiuto. Ho molta paura, Giulia. Non mi era mai successo nulla di simile. Sono qui io, non ti lascio solo un secondo, te lo giuro. Sento dei passi in fondo alla strada. Prova a urlare. Ehi, signore, per favore, ci aiuti. È un'emergenza medica. Cosa dice? Ti ha sentita o sta andando via? Si è fermato. Ci guarda. Sì, sta correndo verso di noi. Meno male, iniziavo a perdere le speranze in questo vicolo. Buongiorno, signore. Il mio amico è caduto e non riesce ad alzarsi. Chiedigli se ha un telefono con sé, il mio è scarico. Il signore dice che chiama lui il pronto intervento adesso. Digli di spiegare bene dove siamo, vicino alla vecchia chiesa. Dice che sta già parlando con l'operatore del 118. Sento che il dolore sta pulsando sempre più forte ora. Lo so, Luca. Il signore dice che l'ambulanza arriva subito. Mi sento così inutile sdraiato qui su questi ciottoli. Non sei inutile. Sei ferito. È diverso. Cerca di rilassarti. Quell'uomo sembra molto gentile, sta parlando con calma. Sì, ci sta dando una mano a gestire la situazione. Chiedigli se può restare finché non arrivano i soccorsi. Dice che non va via. Resta qui a farci compagnia. Grazie al cielo ci sono ancora persone buone nel mondo. Respira, Luca. Sento una sirena in lontananza. La senti? Sì, è ancora molto fioca, ma spero che sia per me. È per te, ne sono sicura. Tra poco sarai al sicuro. Cosa sta dicendo l'operatore al telefono con quel signore? Gli sta chiedendo se sei cosciente e se hai emorragie. No, non c'è sangue, ma l'osso sembra fuori posto. Gli ho detto che sei sveglio e che il dolore è localizzato. Mi chiedono l'età. Ho 25 anni, dillo pure. Dice che l'ambulanza è a soli 2 chilometri da qui. Dobbiamo togliere la scarpa. Mi stringe moltissimo adesso. No, l'operatore dice assolutamente di non toccare la scarpa. Perché? Mi sento il piede scoppiare lì dentro. Serve a contenere il gonfiore finché non arrivano i medici. Va bene, farò come dicono, ma è una tortura cinese.
Lo so, ma se la togliamo ora il piede diventerà enorme. Ho un sapore di metallo in bocca, sento un po' di nausea. È lo stress. Cerca di non pensare al dolore. Pensa al mare. Al mare, con questo freddo e questa gamba rotta. È un esercizio di distrazione, Luca. Provaci, per favore. Va bene, ci provo. Sento la sirena molto più vicina ora. Sì, stanno girando l'angolo della piazza principale. Fagli segno con qualcosa di colorato, così ci vedono. Uso la mia borsa rossa. La muovo forte in aria. Ecco, vedo le luci blu che lampeggiano sui muri. Ci hanno visti. Stanno rallentando proprio qui davanti. Finalmente, vedo l'ambulanza che si ferma. Stanno scendendo 3 persone con le divise gialle. Spero che abbiano qualcosa per farmi dormire o calmare. Buongiorno dottore, il mio amico è caduto lì, in quel buco. Buongiorno, scusi se non mi alzo. Gli stanno prendendo il polso e misurando la pressione. Sento che mi toccano la gamba. Ah, no, per favore. Luca, fermo! Devono controllare la circolazione del piede. Sì, sento le dita, ma sono come addormentate. Cosa dice il medico? È una frattura scomposta. Dice che è un trauma importante, ma devono fare le lastre. Mi chiedono se hai mangiato o bevuto qualcosa di recente. Solo un cornetto e un caffè 2 ore fa, nient'altro. Gli ha detto che sei generalmente in buona salute. Mi stanno mettendo un braccialetto di plastica al polso. Serve per l'identificazione rapida in ospedale, è la prassi. Perché tirano fuori quella specie di borsa d'aria? È un tutore pneumatico, serve a bloccare la caviglia. Fa male quando lo gonfiano, mi sembra molto stretto. Deve essere stretto per non far muovere i frammenti dell'osso. Ok, sono pronto, fate pure quello che dovete fare. Sei bravissimo, Luca. Ancora pochi minuti di sofferenza. Oh, senti che rumore fa, sembra che stia esplodendo. È solo l'aria che entra nel tutore, tranquillo. Però sento che la gamba ora è ferma come un sasso. È proprio quello che serve per il trasporto in barella. Mi hanno chiesto se sono allergico a qualche cerotto. No, non sei allergico a nulla. Ho risposto io per te. Mi stanno mettendo una coperta termica addosso, che caldo! Serve a stabilizzare la tua temperatura corporea. Sei sotto shock. Ora mi sento come un astronauta dentro questa tuta. Hai ancora il senso dell'umorismo. Allora stai meglio. Il dolore è diventato più sordo, meno pungente di prima. Forse l'immobilizzazione sta già aiutando i nervi. Cosa stanno preparando ora vicino all'ambulanza? Stanno abbassando la barella con le ruote, la vedi? Sì, sembra molto sottile. Mi terrà su, davvero. Certamente, è fatta apposta per pesi molto grandi. Ho paura del momento in cui mi solleveranno da terra. Saranno in 4 a prenderti, non sentirai alcuno scossone. Va bene, sono pronto per il sollevamento. 1, 2 e 3. Ecco, ora sei sulla barella. È stato meno peggio di quanto pensassi, onestamente. Vedi, sono dei veri esperti nel loro lavoro. Mi stanno spingendo verso le porte posteriori dell'auto.
Io salgo davanti o posso stare dietro con te? Chiedi se puoi stare qui, non voglio restare solo. Mi hanno detto che posso sedermi su quello sgabello laterale. Grazie Giulia, la tua presenza è la mia medicina migliore. Ora ti agganciano al pavimento, così la barella non si muove. Quanti monitor e schermi ci sono qui dentro? Sembra un laboratorio. È un'unità di terapia intensiva mobile, è super attrezzata. Mi hanno messo un ago nel braccio, sento un po' di freddo. Ti stanno mettendo una flebo con un potente antidolorifico. Spero che agisca in fretta. La gamba ricomincia a bruciare. Chiudi gli occhi e respira il medicinale, rilassa i muscoli. Sento le porte che si chiudono con un colpo secco. Siamo partiti. Senti che la sirena è tornata in funzione. Sì, ma ora il suono è più ovattato qui dentro. Stiamo andando verso il policlinico, è il miglior ospedale della zona. Quanto tempo ci vorrà per arrivare? C'è molto traffico. Con la sirena accesa tutte le macchine ci lasciano passare. Sento l'ambulanza che corre veloce e fa delle curve. Tieniti forte alla maniglia, io tengo la tua mano sinistra. Grazie Giulia. Mi sento un po' stordito ora, ma più calmo. È l'effetto del farmaco. Lasciati andare e riposa un po'. Giulia, il medico mi chiede dove ho il mio portafoglio. Ce l'ho io nello zaino, l'ho preso appena sei caduto. Serve il mio codice fiscale o il passaporto, credo. Ecco i documenti del ragazzo e la tessera sanitaria. Cosa scrivono su quel tablet? Spero nulla di brutto. Stanno registrando i tuoi parametri vitali e l'ora dell'incidente. Mi hanno chiesto se ho avuto malattie gravi in passato. Ho detto di no, che sei un ragazzo sportivo e sano. Tranne per la mia allergia ai crostacei, ricordalo. Attenzione, è allergico ai crostacei, non so se serva. Meglio dire tutto, non si sa mai cosa ti iniettano. Hai ragione. Mi chiedono se hai mai fatto anestesie totali. Sì, quando ero piccolo, per l'appendicite, avevo 6 anni. Lo sto riferendo subito, è un'informazione molto importante. Sento che la flebo è quasi finita, la borsa è vuota. No, ce n'è ancora metà, è solo che scende lentamente. Mi sento la bocca molto secca, posso avere un goccio d'acqua? Purtroppo il medico dice di no, devi restare a digiuno. Che noia queste regole, ho una sete incredibile. Resisti ancora un po', tra poco saremo in ospedale e vedremo. Sento che stiamo rallentando, siamo arrivati. No, credo che siamo fermi a un semaforo molto trafficato. Speriamo che si spostino tutti, non voglio restare qui dentro. La sirena ha cambiato suono, è diventata più acuta. Siamo quasi arrivati. Vedo l'ingresso del reparto emergenze. Spero che non ci sia troppa confusione là dentro. È un grande ospedale, ci sarà sicuramente molta gente. Mi sento di nuovo un po' di ansia nello stomaco. È normale, ma pensa che tra poco avrai una diagnosi certa. E se devono mettermi il gesso per 2 mesi? Vorrà dire che ti porterò io in giro sulla sedia a rotelle. Non ridere, per me sarebbe un incubo non poter camminare. Sarà solo per poco tempo. I giovani guariscono in fretta. L'ambulanza sta facendo retromarcia, sento il segnale acustico. Ecco, siamo arrivati alla rampa di scarico dei pazienti.
Sento di nuovo l'apertura delle porte e l'aria che entra. Scendo prima io, così lascio spazio ai paramedici. Non allontanarti troppo, resta dove posso vederti. Sono proprio dietro di te. Seguirò la tua barella ovunque. Mi stanno tirando fuori. Attenti allo sbalzo, per favore. Tutto bene, sono stati delicatissimi anche stavolta. Vedo l'insegna luminosa, pronto soccorso sopra di me. Entriamo. C'è un corridoio bianco lunghissimo davanti a noi. Mi sembra di essere in una puntata di una serie medica. Sì, ma questa è la realtà, Luca. Coraggio. Quante persone ci sono qui in attesa sulle sedie? Tu passi avanti a tutti, perché sei arrivato con i soccorsi. Mi stanno portando verso un bancone con un'infermiera. È la zona del triage. Decidono la gravità del tuo caso. Mi hanno dato un codice giallo. Cosa significa? Significa che è un caso urgente, ma non sei in pericolo di vita. Meno male, temevo mi dessero il codice rosso. No, il rosso è solo per le emergenze vitali estreme. L'infermiera mi chiede di nuovo dove sento più dolore. Indica esattamente il punto sopra il malleole esterno. Qui, proprio qui, dove la pelle è più scura. Dice che dobbiamo aspettare che si liberi la sala radiologica. Devo restare su questa barella ancora per molto. Finché non ti visitano ufficialmente, devi restare fermo qui. Mi sento un po' solo ora che l'ambulanza è andata via. Non sei solo. Ci sono io e ci sono gli infermieri di turno. Grazie per aver compilato tutti quei moduli al posto mio. Era il minimo che potessi fare. Ora cerca di rilassarti. Pensi che potrò chiamare i miei genitori tra poco? Aspettiamo di sapere l'esito della radiografia, così non si spaventano. Hai ragione. Meglio dare notizie certe invece di dubbi. Ecco, un infermiere sta venendo a prenderti. Ci siamo. Mi portano nella sala delle lastre, finalmente. Giulia, mi hanno detto che tu non puoi entrare nella sala X. Lo so, sono le radiazioni. Ti aspetto proprio qui, davanti alla porta. Non ci metteranno molto, vero? Mi sento di nuovo teso. Solo pochi secondi per scattare le immagini delle ossa. Spero che l'apparecchio non sia troppo freddo sulla pelle. Sarai coperto da un grembiule di piombo. Sarai protetto. Va bene, vado. Ci vediamo tra pochissimo, promesso. Certo, sarò qui a leggere i messaggi degli amici per te. Digli che sto bene, ma che sono diventato un astronauta in ospedale. Lo farò sicuramente. In bocca al lupo per le foto, Luca. Mi hanno detto di stare immobile. Allora resta fermo e non respirare. Fatto. Sento che hanno già finito con la prima lastra. Ottimo. Vedi che è stato un attimo? Sei quasi fuori. Ora mi portano di là per aspettare i risultati sul monitor. Io vado a prenderti un succo di frutta per quando potrai bere. Grazie Giulia, sei stata la mia ancora di salvezza oggi. Non esagerare. Ora pensa solo a rimetterti in piedi. Lo farò, te lo prometto. Andrà tutto bene. Ne sono convinta. A tra poco, mio caro paziente. A tra poco, mia cara infermiera preferita. Ciao Luca, sii forte.